Ciao a tutti, oggi parliamo della nuovissima serie di valvole top di Pavan, la serie Summit. In particolare vi parlo delle 300B. Nel video ve le farò ascoltare a confronto con delle Western Electric 300B di produzione corrente. Si tratta di una semplice e sintetica anteprima perché le valvole sono nuove di pacca. Ma ci tenevo a darvi una prima infarinatura e a raccontarvi di questa nuova uscita sul mercato che sta già facendo discutere perché il prezzo è interessante, la qualità sembra essere altissima e, ai noi, acquistare valvole NOS di grande qualità nel comparto delle 300B, delle 845 e non solo, diventa sempre più complicato e sempre più oneroso. Possiamo oggi guardare alla Cina con soddisfazione, risparmiare un po' di soldini e sapere che avremo anche una continuità e una ricambistica di quello che acquistiamo perché l'azienda è in attività oggi e ne produce veramente a tonnellate? Le risposte nel video. Le loro nuove valvole top di gamma della serie Summit, una coppia di 300B e due coppie di 845. E sono stati loro a contattarmi diversi mesi fa chiedendomi se sarei stato interessato a parlare sul mio canale YouTube delle loro future nuove valvole top. Io sono rimasto colpito, dico la verità, perché il mio canale, come sapete, è molto piccolo, eppure c'è stata questa iniziativa che ho colto con grande piacere, anche perché io utilizzo già le valvole della serie Western Electric Replica, nella fattispecie due coppie di 845 nei finali mono di Suzumu Sakuma. Quindi sono già un fautore della buona qualità di questi prodotti quando si va in alto nella gamma, perlomeno, che è laddove ho esperienza. Le valvole sono appena uscite e io ho ricevuto un pacco dalla Cina un paio di giorni prima del lancio ufficiale del prodotto. Quindi avrei potuto fare il video a chiap like con la recensione in anteprima mondiale, tutte queste cose qui, ma sapete che non è da me, perché avrebbe significato buttare le valvole al volo negli amplificatori, non permettere neanche un minimo di rodaggio, non permettere a me, che avevo un sistema configurato in tutt'altra maniera, di poter essere nelle condizioni di fare una recensione, ma servirvi lo stesso lo scoop. Preferisco di no, il video di oggi infatti sarà un unboxing delle 300B e un'anteprima del suono delle 300B, con naturalmente una descrizione di cosa è la serie Summit e chi è Pavan. Iniziamo dal nome, perché so già, e io stesso senza nascondermi l'ho fatto a lungo, tanti di noi le hanno sempre chiamate Pesvane, Pisvane o Pesvein. E quindi ho scoperto, come si intuiva anche dal logo del pavone, che questo nome deriva dalla danza aristocratica del 1500, la pavana, così come tradotta in italiano, e dallo spagnolo pavan, che sta per pavone. Quindi probabilmente nell'intento di questa casa cinese di darsi un tono e di solleticare ricordi di qualcosa di bello, hanno pensato di dargli questo nome un po' aristocratico. E infatti Pavan, che oggi è il primo produttore al mondo di valvole e il primo fornitore OEM per tanti altri, conta 300 dipendenti a Changsha e 10 ingegneri esperti che supervisionano la progettazione e la produzione delle loro valvole, producendo 1,6 milioni di pezzi l'anno. Ho chiesto se ci fosse un legaccio tra Pavan e Shuguang, il marchio che per primo abbiamo visto portarci valvole comunque di qualità dalla Cina. Il CEO, fondatore di Pavan, è stato direttore di stabilimento per svariati anni in Shuguang. Lì finisce la relazione tra le due aziende, ovvero non ne esiste alcuna. Shuguang fa il suo, Pavan fa il suo, entrambe stanno a Changsha. Quando sono arrivate queste valvole dalla Cina, dopo che iniziava a diventare tangibile la scarsità delle valvole di qualità NOS, americane ma non solo, tedesche, europee in generale, c'era bisogno di qualche produttore attuale che facesse roba di qualità, perché devo dire che i grandi nomi come Electro Harmonix
e tanti altri non è che brillino sempre per qualità. Potrei diventare estremamente severo se iniziassi a parlare della qualità delle valvole prodotte oggi, purtroppo, che poi è uno dei motivi per cui a volte apro il portafoglio a fisarmonica e doto i miei apparecchi di valvole NOS a prezzi che è meglio chiudere gli occhi, staccare l'assegno, prendere la valvola e godersela e non pensarci mai più. Purtroppo la realtà è questa: con apparecchi di caratura molto elevata, che si desidera far esprimere realmente al loro meglio, nel 99,9% dei casi bisogna ricorrere a prestigiose e costosissime valvole d'epoca, altrimenti non se ne estrae la linfa. Per fortuna qualcuno cerca, anche nel mondo moderno e attuale contemporaneo, di fare un prodotto che possa competere. Cosa avrà portato Pavan a voler realizzare una nuova serie top, avendo avuto fino ad ora la ben acclamata Acme? Secondo me si sono accorti che la serie Acme, per quanto buona, poteva non reggere esattamente il confronto con il meglio di altri nomi odierni, come potrei dire le Western Electric di produzione attuale, anche se poco hanno a che vedere con le Western Electric d'epoca, e con KR Audio, per esempio, un altro nome che apprezzo infinitamente e del quale possiedo o ho posseduto svariate valvole, ma anche magari altri nomi come Elrog e via dicendo. Di quelli però non parlo perché non le ho mai provate. Posso dire con certezza che una Pavan delle serie top precedenti faceva fatica realmente a competere in valore assoluto con il meglio della produzione europea, cito anche Emission Labs. Allora si saranno detti, visto che comunque le Acme non è che le regaliamo, forse dobbiamo alzare un pochino la nostra asticella. Infatti, ora che la serie Summit è in vendita presso anche il loro shop online, per esempio, si possono guardare rapidamente i prezzi e si nota che possiamo escludere che abbiano pensato questa serie per prendersi la scusa per vendere un prodotto carissimo. In effetti il loro prezzo è del tutto paragonabile a quello della precedente serie top Acme, appena citata. Perciò trovo che lo abbiano veramente fatto non per ingordigia, per poter creare una porzione di listino esagerata, ma per fare di meglio con la pretesa economica che sono abituati ad avere. E questo secondo me è già un segno interessante, un piccolo chapeau per aver voluto mantenere il prezzo ma alzare la loro asticella. Cosa caratterizza la serie Summit? Ora apriamo insieme la confezione con le 300B e ci guardiamo dentro. Abbiamo un packaging molto essenziale, niente di cerimonioso, con un primo strato di gomma piuma e un sinteticissimo ma prezioso opuscolo che riporta i numeri di serie di ciascuna valvola contenuta nel match e la corrente di placca alla quale sono state accoppiate, oltre a tutte le loro caratteristiche tecniche, le curve, punti di lavoro e quant'altro. Le nostre valvole, come si vede, sono fatte magnificamente e serbano il loro numero di serie all'interno in una targa che si può ben vedere attraverso il vetro, incisa a caratteri cubitali, e non posso che evidenziare una perfetta solidità nella loro costruzione, una bellissima base, dei piedini come Dio comanda, un bel isolamento in Teflon all'interno dello zoccolo, nulla si muove, nulla traballa, tutto perfettamente solido, si capisce che l'assemblaggio è curato per davvero. Perché una valvola in fabbrica possa essere catalogata come Summit, deve passare uno stringente esame che seleziona soltanto tra il 2 e il 3% delle valvole realizzate. Ma l'idea cardine dietro al progetto Summit risiede nel rivestimento HPC, un rivestimento multistrato realizzato con differenti materiali ad elevata stabilità termica, e questo rivestimento vuole aumentare l'efficienza nell'emissione elettronica del catodo, estendere la sua durata e assicurare una performance di guadagno stabile nel tempo. Anche l'anodo ha ricevuto un trattamento con un materiale ad alta conducibilità termica per ridurre la heat build-up, ovvero la concentrazione di calore su di esso, e perciò aumentare la sua affidabilità anche ad alte temperature.
È cruciale cercare di lavorare sull'efficienza termica dell'anodo, che a differenza del catodo non deve emettere elettroni, quindi non deve scaldarsi, deve al contrario comportarsi da conduttore nella maniera più efficiente possibile e pertanto il lavoro teso a migliorarne il rendimento è sicuramente a beneficio delle performance della valvola. Insomma, un trattamento multistrato ad hoc sul catodo per migliorarne la stabilità, la linearità dell'emissione degli elettroni e un trattamento termodissipante sull'anodo per migliorarne le performance elettriche. Il combinato di questi due elementi, più naturalmente la selezione di cui ho già parlato in stabilimento, fa sì che abbiamo tra le mani un prodotto che loro dicono di qualità e che sicuramente serba qualche asso nella manica dal punto di vista tecnologico. Ora, come vi ho anticipato, questa non può essere una recensione, non solo perché le valvole sono nuove di zecca, che comunque è un elemento importante e anche le mie orecchie con loro sono nuove di zecca, ma anche perché, come sapete se avete seguito il canale e le sue evoluzioni, oggi l'impianto che è montato per andare avanti con i confronti tra il mio vecchio impianto di riferimento e le Yamaha NS5000, poi le Yamaha Concert 11, per pilotarle con i finali Pioneer Exclusive M6 pilotati a loro volta dal Melly Neo Classic 300B preamp, insomma un sacco di roba che non appartiene alla mia catena di riferimento, che sarebbe stata quella giusta per una recensione delle 300B e delle 845. Questa è la catena montata oggi e ci permette ugualmente di dare un'occhiata o un'ascoltatina a quello che queste valvole sanno fare. L'impianto montato qui davanti a me vede come diffusori le Yamaha Concert 11. Prima obiezione: ah, ci fai ascoltare le 300B provandole con dei diffusori da 4 ohm multivia di una sensibilità medio-bassa che non hanno nulla a che vedere con il tipo di amplificatori in cui monteresti una 300B. Corretto. Tuttavia, siccome oggi le confronteremo ad un'altra coppia di 300B, il fattore diffusori è equalizzato. Fatica farà a immedesimarsi nel pilotaggio delle Yamaha, la farà sia con una coppia di valvole che con l'altra, quindi il paragone sarà comunque interessante. Poi, perché non usi il Manley 300B preamp che ce l'hai già lì, è già attaccato ai finali Pioneer Exclusive, l'hai usato per tutti questi mesi, non devi cambiare nulla della catena, non ti devi neanche resettare, togli le valvole Western Electric dal pre-Manley e ci metti le nuove Pavan. No, perché il Manley Neoclassic 300B preamp, per quanto oggetto eccellente, e continuo a ribadirlo, non è quello strumento di analisi di una valvola 300B che io ritengo tale per portarvi una prova. Il Manley è un preamplificatore che Ivan ha concepito come oggetto esotico della loro linea, hanno voluto utilizzare le 300B per dargli una certa allure e hanno prodotto effettivamente un preamplificatore di qualità straordinaria, ma il suo circuito non lo rende così sensibile al tube rolling delle 300B. Di conseguenza sarebbe un grande spreco fare una prova di grandi nomi blasonati o meno blasonati di 300B all'interno di quell'apparecchio che se ne frega relativamente di quello che gli montiamo. Discorso invece radicalmente diverso sia per i prodotti di Sakuma, che però non scomoderemo oggi perché sarebbe prematuro, sia per il meraviglioso gioiellino Lothex JI300, l'amplificatore integrato single-handed sul quale devo dire che ogni minima variazione di comportamento tra le 300B viene fuori nei diffusori come se fosse un libro aperto per davvero. E non riesco a nascondervi che dopo tutti questi mesi di prodotti, per carità, bellissimi, le Yamaha, gli Exclusive, per carità, oggetti meravigliosi, ma dopo tutti questi mesi lontano dai miei affezionatissimi apparecchi di riferimento, mettere le mani sull'Othex solo per riparcheggiarlo al centro del sistema mi ha dato soddisfazione dal momento stesso che l'ho afferrato. Quando l'ho collocato al suo posto ho pensato sto per ricollegarti, sto per ricordarmi che meraviglia di voce avevi. Con un punto di domanda, chissà però cosa combinerai quando ti attacco alle Yamo. E che dire, non avevo mai avuto l'ardire di bistrattarlo con l'abbinamento di prodotti che non c'entrano nulla, che sono di un'altra filosofia, di un'altra concezione, di un altro valore, di un'impedenza non tanto amica, di una sensibilità men che meno. Non lo avevo mai fatto perché non è giusto, non è neanche il mio stile. Se c'è un apparecchio del genere desidero abbinarlo a prodotti che lo esaltino, non che lo mettano a tutti i costi in difficoltà.
Oggi l'ho dovuto fare per questo gioco con le valvole con voi e mi ha stupito ancora una volta. Questa volta mi ha stupito proprio per come è stato capace di dire dove sono le mie amiche Lotex? Ah, non ci sono, adesso ci sono Iamo, cos'è che è sta roba? 89 dB, 91, boh, vabbè, quel colè. Fa niente, procediamo. E ha proceduto bene. Scherzi a parte, un'esperienza molto bella. Ora bando alle ciance, lo ascoltate voi stessi. Prima con le Western Electric 300B e poi con le Pavan Summit 300B. Allora, cosa avete sentito? Scrivetemelo nei commenti. E cosa io ho sentito?
Ho ascoltato per un paio d'ore molto più materiale di quello che ho potuto condividere con voi, naturalmente. Qui ho la Western Electric 300B e qui ho la Pavan Summit 300B. Ribadisco, Western Electric di produzione moderna, anni 90 e seguire, non confondiamole assolutamente con quelle d'epoca che sono tutta un'altra storia, anche economicamente parlando purtroppo. Qui abbiamo una valvola, la prima che avete ascoltato, da 1400 e rotti dollari la coppia, ora in saldo per così dire sul loro sito a 1200 e qualcosa dollari la coppia. E qui invece abbiamo un costo di 840 circa dollari la coppia. Perciò questa costa 2/3 di questa. Quello che balza subito all'occhio da un punto di vista estetico è la forma del vetro. Con la Western Electric abbiamo la forma storica, classica ST, che sta per Shouldered Tube. Shoulder vuol dire spalla e infatti il tubo, il vetro fa una spalla. Mentre questo è il Balloon Type. Il balloon è affascinante, contiene più aria e quindi c'è più lavoro da fare per estrarla al vuoto. Una volta estratta, una volta realizzato il vuoto in questo volume, teoricamente la valvola dovrebbe essere maggiormente a prova di piccole infiltrazioni di aria perché ha un volume maggiore all'interno. Bellissimo lo strato ossidante che c'è all'interno del tubo Pavan alla base, così come bellissimo il già citato numero di serie inciso sulla targa all'interno della valvola. Lo zoccolo da una parte è bachelite, classico come già rimarcato, con dei piedini stagnati, mentre in quest'altro caso abbiamo uno zoccolo in alluminio lavorato, con all'interno un isolante in PTFE e 4 bei piedini dorati. Sono due belle valvole. Alla fine conta come suonano. La mia impressione iniziale, dopo questo paio d'ore di ascolti, è che la valvola Pavan Summit abbia una innata capacità di evidenziare i contrasti. Rispetto alla Western Electric, l'impressione che ho avuto all'ascolto della Pavan è stata di un suono maggiormente contornato e scolpito, più preciso, con un basso più fermo, ugualmente esteso, più controllato diremmo, un acuto ancora più ricco di dettagli e di sfumature, forse anche un po' più presente, una gamma media quasi ugualmente bella o forse ugualmente bella, devo ancora decidere ma è troppo presto. Sicuramente in generale un suono più contrastato. Sembra che questa punti su un effetto fascino suadente e questa punti su un effetto precisione e attacco. Questa è la pillola più sintetica che posso darvi in così poco tempo e con queste condizioni di test. Sono colpito positivamente dal fatto che una valvola che costa i 2/3 della Western Electric non mi faccia subito dire che c'è qualcosa che manca, che c'è qualcosa che non va, che comunque è un compromesso, però dai, un bel compromesso. No, sarei quasi tentato di dire, così di primo acchito, che qualcuno potrebbe preferire questa valvola senza nemmeno badare all'aspetto economico e quindi capolavoro per andare a rompere le scatole a questa qui. Tanta roba che mi aspetto solamente di perfezionare nelle impressioni nei prossimi mesi, soprattutto quando, per servirvi una recensione come Dio comanda, metterò in campo il mio sistema di riferimento, quello corretto per estrarre davvero la musica da questi prodotti. Quindi presto daremo di nuovo il benvenuto qui nel posto d'onore alle Lothex Minstrel che mi mancano terribilmente. Li ascolteremo con il Lothex JI300 di nuovo, ma anche con i Sakuma, perché nei Sakuma metteremo anche le belle 845 che sono arrivate insieme a queste qui. E allora credo che ci sarà da divertirsi. Per il momento, cosa vi posso dire?
La domanda che mi farete è, ok, ma io non posso aspettare la tua recensione che magari arriva tra un mese. Che faccio? Ne compro un set? La mia risposta secca è che se andrete ad acquistare una copia di queste Pavan Summit 300B, probabilmente tornerete ringraziandomi. Se lo fate, fatemi sapere cosa succede. Sapete, io credo che sia prezioso che oggi esistano costruttori come loro, perché oggi è diventato davvero difficile approvvigionarsi di valvole 300B, 845, in generale tutti i trio di riscaldamento diretto, ma non solo loro, nel NOS di grande qualità, perché oggi il NOS di grande qualità è impazzito nei prezzi come tanta alta fedeltà e è davvero difficile e costoso dotarsi di una buona copia di 300B d'epoca. E allora uno deve guardare al mercato moderno, il mercato attuale, il mercato dei prodotti correnti, ma questo mercato non è sempre zeppo di cose di grande qualità. Ci sono sicuramente tanti compromessi, compromessi accessibili, ma che quando li provi e poi hai sotto mano qualcosa di valevole con cui confrontarti, dici, caspita, però mi accontenterò. Aziende, nonostante l'iniziale nomea cinese che hanno dovuto sconfiggere negli anni, che si dedicano ad un prodotto di grande qualità e portano ancora innovazione, ricerca e sviluppo per fare questo, sono da benedire e da accogliere a braccia aperte. Spero di avervene dato un'anteprima succosa. Ho fatto quello che potevo per cavalcare un po' il momento del lancio, essere tempestivo con tanti di voi che in questi giorni mi hanno chiesto ragguagli sui social. Più di così, con la serietà che vi devo ogni volta, non riesco a fare. Spero di essere stato interessante. Se rimanete sintonizzati, più avanti sentirete una recensione fatta come si deve, con un impianto degno di questo nome per far esprimere queste e le altre in maniera adeguata, e in quell'occasione metteremo in campo anche le KR Audio 300B. Quindi faremo una prova tra tre grandi validi prodotti. Grazie come sempre per avermi seguito anche oggi e ci vediamo tra 2 settimane. Alla prossima!